Poco più di una settimana fa Fujifilm ha annunciato la X-Alf, una mirrorless piccolissima, leggerissima che sta già facendo discutere e non poco. Da una parte c'è chi la vede come una figata creativa, un omaggio moderno al mondo della pellicola, dall'altra c'è chi la critica senza pietà bollandola come una fotocamera inutile. La verità? Ne parleremo man mano nel corso del video, ma in un mercato in cui ogni fotocamera sembra la copia della copia di quanto abbiamo già visto e rivisto in mille salse, per un certo tipo di pubblico alla ricerca di un oggetto con cui semplicemente divertirsi a scattare senza pensare troppo alle specifiche, la X-Alf aveva in mano tutto il potenziale per trovare un suo posto nel grande schema delle cose. Se solo non avesse alcuni difetti, tra cui uno abbastanza importante che vedremo alla fine, che secondo me andranno ad azzoppare, per così dire, un potenziale successo. Ma andiamo con ordine, perché prima di entrare nel vivo dobbiamo chiarire una cosa che forse non tutti sanno. X-Alf significa letteralmente X a metà, ma metà di che? Al giorno d'oggi con le moderne macchine fotografiche digitali o i cellulari siamo abituati al fatto che in una scheda di memoria ci possano stare centinaia se non migliaia di fotografie, ma ai tempi della pellicola non era così, dato che il numero di pose di un rollino arrivava al massimo, tranne qualche rarissima eccezione, a 36. Questo perché, ipersemplificando, era fisicamente impossibile far stare più di una certa quantità di pellicola in un rullino da inserire all'interno della fotocamera. Per superare questo limite qualcuno ebbe la brillante idea di inventare il formato half frame, in cui anziché usare l'intera larghezza del fotogramma 35 mm per ogni foto, vennero realizzate delle fotocamere che scattavano in verticale, dividendo ogni fotogramma in due immagini da 18 x 24 mm. Quindi da un rullino da 36 pose potevi tirar fuori 72 scatti, esattamente il doppio, che se ci pensate era un'idea geniale per l'epoca, soprattutto per chi viaggiava o voleva semplicemente risparmiare. Con lo stesso rullino facevi il doppio delle foto e se stampavi nel classico formato cartolina 10x15 la qualità era più che sufficiente. Certo, ogni scatto era un po' più piccolo, quindi un po' meno nitido rispetto a un full frame, ma per l'uso quotidiano andava più che bene. Questo formato sembrava caduto nel dimenticatoio, ma di recente pare stia tornando di moda. Pentax, per esempio, ha da poco presentato la Pentax 17, una nuova fotocamera analogica che riprende proprio l'idea dell'half frame per i nostalgici della pellicola. Fujifilm però con la X-Alf ha fatto un passo diverso, ha preso quel concetto lì dell'half frame ma l'ha portato nel 2025, creando una via di mezzo tra il fascino vintage e la praticità del digitale, con l'idea da un lato di far avvicinare all'esperienza di una macchina fotografica vera, tra virgolette, un pubblico nuovo a cui non importa nulla di sensori, megapixel, raffiche e via discorrendo, e dall'altro lato vuole anche fare breccia nel cuore degli appassionati della pellicola senza però avere tutti gli sbatti legati allo scattare oggi in analogico, tra costi folli dei rullini, laboratori di sviluppo validi che ormai si contano sulle dita di una mano, eccetera eccetera. Per ottenere questo risultato Fujifilm ha utilizzato un sensore relativamente piccolo, ovvero un sensore da 1 pollice con 18 megapixel, che ha montato in verticale all'interno della X-Alf, in modo da scattare appunto delle foto già in verticale, nello stesso classico rapporto di forma 3:4 delle fotocamere half frame a pellicola. Questa cosa di avere già le foto in verticale ha spiazzato diversi di voi e infatti in risposta alla storia che avevo pubblicato su Instagram alcuni giorni fa c'è chi mi ha scritto: ma che vantaggio c'è nel sensore verticale quando puoi ruotare una normale camera col polso? Oppure non bastava la solita possibilità di taglio verticale da inserire nelle impostazioni del menu? La risposta a questi dubbi più che legittimi è semplice in realtà. Lo scopo della X-Alf è replicare l'esperienza d'uso delle fotocamere half frame e il modo per farlo è avere un sensore già in verticale. Tutto qui. E a proposito di essere la metà del normale, la X-Alf punta sicuramente su compattezza e leggerezza. Questa camera con batteria e scheda di memoria pesa appena 240 grammi e ha delle dimensioni talmente ridotte che può stare in una tasca, in una borsetta, e anche i comandi vanno letti in quest'ottica dato che sono super essenziali. La X-Alf si accende con una levetta in alto che sblocca una seconda levetta, su cui torniamo dopo, che ricorda quella per far avanzare la pellicola nelle fotocamere analogiche. Abbiamo poi
una singola ghiera per gestire la compensazione dell'esposizione, la luminosità della foto per i meno tecnici, e ovviamente il pulsante di scatto. Sul davanti c'è il piccolissimo e luminoso obiettivo con apertura massima di f2.8 e focale equivalente a 32 mm circa, che ha un'inquadratura né troppo larga né troppo stretta, perfetta per le foto di tutti i giorni. Intorno all'obiettivo c'è poi una ghiera per l'eventuale messa a fuoco manuale, una per cambiare il diaframma, mentre poco sopra si nota un piccolo LED che aiuta quando ci si trova a scattare con poca luce e si può decidere se usare o meno agendo sull'interruttore presente sul lato sinistro, dove troviamo anche la porta USB-C per la ricarica. Ecco, qui abbiamo un primo problema di questa X-Alf. Il LED frontale funziona da flash, ma non è un vero flash e quindi la potenza della luce è sufficiente sì per schiarire un po' degli scatti ravvicinati, ma non ci si può fare molto di più e non capisco minimamente perché non abbiano messo un vero flashettino qui davanti per poter fare quell'effetto di flashata diretta che le persone associano al tipo di fotocamera analogica che la X-Alf vuole replicare. Cavolo, mettono il flashettino vero nelle compatine usa e getta a pellicola da pochi euro e qui, dove avrebbe avuto il massimo senso, invece nulla. Anche perché a posteriori non lo si può montare neanche volendo, dato che la slitta sopra è lì non si sa per quale motivo, dato che non ha alcun tipo di contatto elettrico. Quello che voglio arrivare a dire è: non mi vuoi mettere il flash vero nel corpo macchina perché dici che fisicamente non ci sta, costerebbe troppo o per qualche altro strano motivo? Ok, ma almeno mettici i contatti e dai la possibilità di usarne uno sopra di terze parti, tipo quelli di Godox, che hanno una linea di piccoli flash in stile analogico che si abbinerebbero alla perfezione. O, ancora meglio, pensa al marketing e lancia insieme alla camera un mini flashettino che si abbina al design del corpo macchina da vendere come accessorio. Va bene uguale, ma così com'è a me sa tanto di opportunità mancata. Tornando a noi, nella parte inferiore troviamo lo sportellino per la batteria e la scheda di memoria, mentre sul retro, oltre al piccolo interruttore per passare dalla modalità foto a quella video, questa sì una cosa di cui su questo tipo di prodotto si poteva fare tranquillamente a meno, e oltre al tasto play per rivedere le foto scattate, spiccano non uno ma ben due schermi touch verticali. Quello un po' più grande è il principale, da cui si controlla effettivamente l'operatività della macchina, mentre l'altro è molto particolare e serve principalmente a scegliere la simulazione pellicola da utilizzare tra le 13 a disposizione. Per chi non è dentro al mondo fotocamere, le simulazioni pellicola Fujifilm le potete pensare come dei filtri che servono a replicare nelle foto digitali i colori e l'aspetto delle vecchie pellicole analogiche prodotte da Fujifilm nel corso degli anni, dove ogni pellicola, ogni simulazione ha un suo stile ben preciso. E sulla X-Alf, una volta scelta, il nome della pellicola resta lì visibile sullo schermettino, proprio come si faceva con le analogiche, infilando sul dorso il pezzetto del rullino che si era caricato. Piccolo dettaglio che farà sorridere chi ha qualche anno in più sulle spalle come me. Tra l'altro sulla X-Alf, oltre alle simulazioni pellicola, hanno introdotto alcuni effetti retro da applicare alle foto, come le infiltrazioni di luce, la pellicola scaduta, l'effetto grana e altro, che secondo me si sposano bene con il pubblico target e l'anima analogica di questa camera. Peccato solo che con la X-Alf si possa scattare solo in JPEG, cioè per i meno tecnici in un formato pronto all'uso già sviluppato dalla macchina, che da un lato ha senso perché è perfetto per l'utente per cui è pensata la X-Alf, che vuole scattare e condividere subito le sue foto senza pensare troppo alla post-produzione, ma è anche vero che aggiungere la possibilità di scattare in RAW, cioè in un formato grezzo che si può modificare meglio dopo in post, non gli sarebbe costato nulla e avrebbe fatto contenti anche i più smanettoni come me che vogliono avere più controllo sull'editing, o anche solo chi da semplice appassionato si vuole divertire a mettere le mani in prima persona sulle sue foto. Delle due, toglimi video che tanto qui non servono a nulla e metti l'opzione del RAW. Non lo so, speriamo che lo possano aggiungere in futuro con un aggiornamento firmware. E sapete cos'altro si può aggiungere? L'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatta. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Andando avanti, ultima cosa da guardare sul corpo, è proprio il caso di dirlo, è il mirino qui sul lato, che ha un angolo di visione ovviamente in verticale ed è di tipo ottico, senza alcun tipo di indicazione al suo interno. Banalizzando al massimo, non è altro che un buco dove guardare che ha la stessa inquadratura dell'obiettivo. Anche qui capisco lo spirito vintage di evitare un mirino elettronico e ci sta, ma anche nelle fotocamere a pellicola più datate nel mirino ottico c'era perlomeno l'indicazione dell'esposizione, e in quelle già più moderne dotato di autofocus c'era anche l'indicazione dei punti di messa a fuoco
per aiutare l'utente a inquadrare il soggetto. Qui invece nulla di nulla, c'è giusto la lucina verde di conferma della messa a fuoco che si accende però a fianco del mirino, quindi fuori, non dove si sta guardando. Ribadisco, non pretendevo certo un mirino elettronico in un prodotto del genere, assolutamente no, tuttavia avere almeno un paio di indicazioni su fuoco e esposizione direttamente nel mirino avrebbe aiutato e non avrebbe minimamente snaturato il concetto di prodotto ispirato al mondo analogico. Ma parliamo ora di esperienza d'uso, perché è questa secondo me che può fare davvero la differenza in un prodotto come la X-Alf, specialmente se la si prende per quello che è, e cioè una macchina pensata per un pubblico di persone a cui non frega nulla di nulla della parte tecnica e che vogliono solo divertirsi con la fotografia. L'utilizzo base in effetti è veramente semplice: si accende la macchina, si sceglie eventualmente la simulazione pellicola da utilizzare, si inquadra utilizzando il mirino ottico o lo schermo posteriore e si scatta. I risultati a livello fotografico li state vedendo in sovraimpressione e tutto sommato la qualità non è per niente male. I colori delle simulazioni pellicola sono i soliti di Fujifilm, che io adoro, la risoluzione è più che adeguata per il tipo di prodotto e gli unici reali problemi sono la grana negli scatti in bassa luce, dove il piccolo sensore fa quello che può, oltre a un autofocus abbastanza lentino nella risposta. Ma al di là dei dettagli tecnici da nerd della fotografia, quello che gioca a favore della X-Alf è il fatto di essere divertente da utilizzare e soprattutto, essendo così piccola, ti fa venire voglia di portartela dietro ogni giorno, perché puoi veramente farla stare ovunque. Ma non finisce qui, perché ai tempi della pellicola chi scattava nel formato all frame si divertiva anche a realizzare delle composizioni creative, sfruttando il fatto che su un fotogramma intero si potevano far stare 2 fotografie verticali, ed è esattamente quello che si può fare con la X-Alf sfruttando la leva di avanzamento. In pratica, quando vogliamo fare una composizione di 2 immagini, tutto quello che dobbiamo fare è scattare la prima foto, tirare la leva di avanzamento fino in fondo in modo da far comparire a schermo il simbolino dello scatto 2 in 1, fare la seconda foto e dopo pochi istanti avremo la nostra composizione già pronta. Tra l'altro, dal menu possiamo anche scegliere l'ordine con cui assemblare le foto, ovvero se avere la prima a sinistra e la seconda a destra o viceversa. Possiamo scegliere quale simulazione pellicola o quale effetto utilizzare per i singoli scatti, quanto deve essere larga la linea di separazione in mezzo tra le 2 foto e di che colore. Insomma, il limite è solo la fantasia. Avrei preferito tuttavia un feeling diverso nel movimento di questa levetta di avanzamento, che è troppo liscio, non so come altro spiegarvelo. Non ha quel tipo di resistenza dovuto al trascinamento della pellicola a cui è abituato chi scatta o ha scattato in passato con delle vere fotocamere a rullino. Fatto 30, fai 31 e lavora su questa leva per rendere alla perfezione la sensazione di una fotocamera a pellicola, no? In realtà c'è anche un ulteriore modo per utilizzare la levetta di avanzamento in stile analogico. Sto parlando della modalità fotocamera a pellicola, che trasforma la digitale X-Alf in quanto di più simile possibile si possa avere a una vera e propria fotocamera analogica. Come funziona? Allora, per prima cosa dobbiamo selezionare quale rullino, o meglio, quale simulazione pellicola utilizzare. Dopodiché, se dallo schermo principale facciamo uno swipe dall'alto verso il basso e selezioniamo la voce modalità fotocamera a pellicola, ecco che possiamo scegliere il numero di scatti del nostro rullino virtuale tra 36, 54 o 72. Possiamo scegliere se avere o meno la sovraimpressione della data sulle foto e la modalità di esposizione e siamo pronti. A questo punto, una volta toccato iniziare, lo schermo posteriore non ci mostrerà più l'inquadratura, ma solo le informazioni su apertura impostata, numero di scatti fatti, numero di scatti totali del rullino e un interruttore virtuale per passare dalla messa a fuoco automatica a quella manuale. Da qui in avanti si inquadra solo con il mirino ottico, si scatta e si passa allo scatto successivo agendo sulla levetta di avanzamento, e finché non abbiamo finito il nostro rullino virtuale non possiamo né cambiare la simulazione pellicola né vedere le fotografie scattate. O meglio, facendo un doppio tocco sul piccolo schermo secondario, quello con l'indicazione della simulazione pellicola, possiamo, volendo, annullare il rullino virtuale bruciando le foto restanti, esattamente come avremmo dovuto fare con una fotocamera analogica a pellicola nel caso in cui avessimo deciso di cambiare il rullino a metà prima di finirlo. Insomma, un'esperienza analogica al 100% che, per chi come me ha vissuto in prima persona quell'epoca, fa rivivere l'attesa e la sorpresa di scoprire il risultato di quello che si era scattato solo una volta che si portava il rullino a sviluppare.
Esperienza in parte rovinata dalle mancanze del mirino ottico dette prima, perché senza avere alcun tipo di indicazione sull'esposizione o sul fuoco diventa più uno scatta e spera che la foto venga bene, anziché una scelta ragionata sulle singole fotografie. In ogni caso, una volta finito, come si fa a sviluppare tra virgolette il rullino virtuale della modalità fotocamera pellicola? Un modo è ovviamente quello di mettere la scheda di memoria in un lettore di schede collegato al computer e guardare le foto da lì, ma per avere l'esperienza completa si deve passare dalla nuova app Xalf dedicata. Da questa app, una volta fatto l'abbinamento, possiamo vedere il rullino virtuale che abbiamo scattato e decidere di svilupparlo, e a questo punto parte un'animazione a schermo che fa vedere in una sorta di provino a contatto le foto man mano che vengono sviluppate. L'animazione è in realtà una finzione, perché le foto sono già pronte sulla scheda di memoria, ma così si ha la sensazione di una volta di quando si andava dal fotografo con il rullino pieno e si tornava dopo un po' a ritirare la pellicola sviluppata, scoprendo finalmente che cosa si era combinato. Foto che ovviamente vengono poi trasferite sul telefono e da cui si possono inviare, condividere sui social, insomma le solite cose che si possono fare con qualsiasi foto che abbiamo sul nostro smartphone. Sempre dall'app si possono poi trasferire le foto dalla Xalf al telefono senza passare dal computer, creare a posteriori le composizioni 2 in 1, organizzare le foto scattate con la Xalf in album e altre funzioni che, a dire il vero, avendo una versione dell'app ancora non definitiva, non ho testato fino in fondo, ma nell'ottica del pubblico per cui hanno pensato la camera apprezzo la possibilità di avere questa gestione delle immagini direttamente dal telefono, saltando il passaggio da computer. Tirando un po' le somme, io vi posso dire che l'esperienza d'uso è quindi tutto sommato più che positiva. Le foto rapportate al tipo di prodotto sono interessanti, la macchina è divertente da usare. Tuttavia non abbiamo ancora parlato del suo più grande difetto, quello che a mio modo di vedere potrebbe segnare in negativo il suo destino nel mercato, perlomeno nel mercato europeo e occidentale. Lasciamo stare il mercato asiatico e in particolare quello giapponese, che sono un mondo a parte. Di cosa sto parlando? Beh, ovviamente del prezzo, dato che la Xalf è stata lanciata con un prezzo di listino di ben 829,99 euro. Mi raccomando, i 99 centesimi che sono importanti. Una cifra che, a mio parere, non ha alcun senso per questo tipo di prodotto. E vi spiego il motivo. Per darvi un po' di contesto, restando in casa Fujifilm, la Xalf al lancio costa quasi quanto la XM5 di cui abbiamo parlato alcuni mesi fa. Una macchina che a livello di hardware e di specifiche è nettamente superiore a questa Xalf. Ora, siamo tutti d'accordo che questa Xalf ha un pubblico di riferimento completamente diverso che non punta sulle specifiche tecniche, ma al divertimento, alla semplicità d'uso, alla compattezza e... ok, ma se Fujifilm con la XM5 per poco di più è in grado di mettere sul piatto un sensore APS-C ben più grande e costoso da produrre di quello da 1 pollice della Xalf, un autofocus più performante, una raffica migliore, uno schermo posteriore grande e orientabile, le varie ghiere di controllo fisiche, capacità video nettamente migliori, eccetera eccetera, allora delle due una: o la XM5 che offre tanto di più a una cifra di poco superiore la stanno vendendo in perdita, e non penso che sia così, oppure questa Xalf è stata apprezzata in maniera artificialmente elevata per posizionarla come qualcosa che in realtà non è. Anche perché se Fujifilm mi dichiara che questa camera è pensata per chi sta iniziando e vuole avvicinarsi all'esperienza di scatto con una fotocamera vera, beh, la verità è che chi è agli inizi e non sa nulla di fotografia, fotocamere, specifiche tecniche, va a chiedere aiuto all'amico che ne sa di più, oppure scrive sui forum o viene nei commenti sotto ai video di chi fa contenuti su YouTube come me in cerca di consigli su quale fotocamera comprare. E se uno mi scrive in un commento che ha un budget di 800-900 euro e vuole avvicinarsi al mondo della fotografia, ci sono tantissime altre camere che mi vengono in mente prima della Xalf con cui farsi veramente le ossa, imparando a gestire i vari parametri manuali prima di passare a qualcosa di più serio. Non mi verrebbe mai in mente di consigliare questa fotocamera. Intendiamoci, sono perfettamente d'accordo con l'idea di base di Fujifilm di fare un prodotto facile e divertente da utilizzare che sia accessibile per tutti, ma allora lo deve essere anche nel prezzo. Quello che voglio arrivare a dire agli amici di Fujifilm è che questa Xalf è un prodotto costruito tutto sommato bene, esteticamente è molto carina, è compattissima, leggerissima, molto divertente da utilizzare, strizza l'occhio agli amanti del mondo pellicola, ma
per il tipo di hardware utilizzato e soprattutto per il suo concetto di fotocamera pensata per chi ama divertirsi con le foto senza curarsi troppo dei megapixel, dei 1000 punti di autofocus e via discorrendo, beh, se vuoi puntare a quel tipo di pubblico non può costare 800 e passa euro. L'esperienza da sola, per quanto buona, e ci tengo a ripeterlo perché utilizzarla è molto divertente, ecco, l'esperienza da sola non giustifica un prezzo del genere per questo tipo di prodotto. Per fare un paragone con il mondo dei motori di cui sono appassionato, è come prendere un go-kart, quindi un mezzo tutto sommato economico, semplice e divertentissimo con cui iniziare a girare in pista, e volerlo vendere allo stesso prezzo di una macchina formula con motore più grande, carrozzeria con alettoni per l'aerodinamica, le sospensioni migliorate e tutto il resto. Capite che cosa intendo? Non so, magari mi sbaglio e sono curioso di sapere anche voi che cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Mi raccomando, con educazione, perché quando si trattano temi o prodotti caldi c'è sempre chi parte per la tangente. Sembrerà strano a qualcuno, ma sui social si possono esprimere le proprie opinioni, anche molto critiche, mantenendo il rispetto per tutti. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Se il video vi è piaciuto, supportatelo con un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima!